Oggi vi presento la G300 della Flash Fish, una Power Station portatile di 2,5 kg da 300 watt. Ma partiamo dall'inizio. 2 mesi fa ho lasciato l'isola di Forteventura temporaneamente per recarmi in Italia, nella regione dei laghi, per un periodo di tempo per 2 motivi fondamentali. Dovevo vendere il van, poi vi spiegherò perché, e sicuramente al nord sarebbe stato più facile, in quanto al sud non sono ancora molto abituati a questa cosa di camperizzare macchine e furgoni. Il secondo motivo è che stavo aspettando di ricevere vari prodotti che non mi era possibile farmi spedire a Fuerteventura. Poi c'è sempre l'altra ragione, quella per cui, vivendo su un'isola desertica, quando posso mi piace tornare un po' a girare in van nel verde, tra montagne, boschi, laghi e fiumi. Ma adesso torniamo a parlare della nostra centrale solare portatile. Se questa Power Station ti piacerà, potrai averla con il 20% di sconto con il mio codice e il link che ti lascio in descrizione. Finalmente è arrivata! Questa è la power bank che mi ha inviato la Flash Fish. Trovo a Milano a casa di un amico proprio perché devo aspettare questa power bank, in quanto quest'inverno questa azienda non è riuscita a spedirmi a Fuerteventura la power bank, perché a Fuerte ci sono dei problemi per quanto riguarda le spedizioni di prodotti considerati speciali, per lo più batterie al litio e prodotti di elettronica, e arriva in un momento veramente adatto, mi tornerà molto utile. Più tardi nel video vi spiegherò perché. Andiamo a provarla. Libretto di istruzioni. La G300, qua ci sono i vari caricabatterie per ricaricare la Power Station alla presa da muro, alimentatore con la spina da muro, il cavo per ricaricare la batteria della Power Station da una presa 12 volt, come può essere l'accendisigari della macchina ad esempio, il cavetto con l'uscita DC a 12 volt per elettrodomestici con la presa 12 volt, come può essere un piccolo phon o un piccolo riscaldatore. Infine un fantastico LED se abbiamo bisogno di luce, che va inserito nelle prese USB, e dopo andremo a vedere la luce che fa. Vediamo come si presenta questa Power Station. Innanzitutto notiamo la bellezza del design di questo oggetto. Guardate, un design molto elegante, comodissima, la valigetta pesa soltanto 2,5 kg. Andiamo prima di tutto a vedere come si può ricaricare poi tutte le funzionalità. Può essere ricaricata sia da presa a muro che a 12 volt nell'accendisigari della macchina, lateralmente nel DC input, come vedrete dalle istruzioni, allo stesso modo dal pannellino solare portatile col jack direttamente in DC. Sulla faccia laterale di fianco all'interruttore di accensione vediamo il DC input, dove andremo ad inserire il cavo dell'alimentazione. Possiamo ricaricarla sia dalla macchina col 12 volt o dal pannello solare portatile, oppure da presa a muro come vi ho mostrato prima. Io non ho ancora il pannellino piccolo portatile, sono ancora con il mio van che ha il pannello solare in alto, quindi io caricherò dalla batteria del fotovoltaico con la presa da muro all'inverter a 230, ma a breve comprerò anche un pannello solare portatile e dopo ve ne dirò il motivo. Adesso che abbiamo visto come ricaricare la batteria della nostra stazione centrale elettrica portatile, andiamo a vedere le varie funzionalità. Lateralmente troviamo l'interruttore di accensione della corrente alternata a 230 e l'uscita apposita per la presa, dove possiamo ricaricare il nostro PC o utilizzare altri elettrodomestici sotto un certo wattaggio. Io per esempio uso il mio amplificatore che è 110 watt. Oltretutto il primo giorno ho suonato tantissimo tempo e quando l'ho ripresa quasi un mese dopo era ancora completamente carica. Su quest'altro lato troviamo infatti il display che ci mostra la carica. Adesso porta 3 LED accesi, è ancora quasi completa. Quando l'ho ricevuta l'ho caricata completamente e poi l'ho usata per tutta la giornata per provarla, e adesso che l'ho ripresa 2 settimane dopo, un mese forse, era ancora completamente carica. Quindi anche non utilizzandola la batteria non si scarica, a differenza delle batterie a litio semplici che se non le utilizzi comunque piano piano perdono la carica. Più in basso troviamo le 3 uscite per le USB per ricaricare il cellulare ed altri oggetti.
tutto quello che è ricaricabile tramite presa USB. Io per esempio in furgone ho una lampada e un piccolo condizionatore d'aria. Infine qui ci sono le uscite per i cavetti a 12 volt e queste per me hanno fatto una grande differenza. Nonostante io avessi il fotovoltaico con l'inverter, il pannello solare, adesso andremo a vedere perché e andremo a mettere in pratica le funzionalità di questa bellissima Flashfish G300. Per la DC, una volta inserita la presa USB, pigiamo l'interruttore su 1. Poi clicchiamo su DC Power. Come leggiamo sul display abbiamo entrambe le correnti attive, quindi riportiamo su 0 l'interruttore principale per evitare consumo di batteria inutilmente e voilà! Per la 230 basterà ovviamente semplicemente accendere l'interruttore principale. Possiamo tranquillamente collegare contemporaneamente quello che vogliamo, utilizzando sia le prese USB che le 12 volt e quella 230. Le prese da 12 per me sono state una vera svolta perché finalmente posso utilizzare il piccolo asciugacapelli da 12, per me è fondamentale in quanto i phon di solito sono troppo potenti per il tipo di inverter che monto sul van, mentre quello da 12 era troppo potente per la centralina, regge articoli da 5-6 volt come per esempio i miei faretti, quelli che ho sul soffitto, ma troppo poco rispetto alla corrente 230. Infatti la prima volta mi si era bruciato usandolo su quella. E questo piccolo riscaldatore per la notte che utilizzo quando dormo in van in inverno, anch'esso mi si era bruciato dopo un poco usandolo sulla 230 perché l'amperaggio che porta è troppo basso. Adesso attaccherò il cavo dell'amplificatore che è 110 watt per suonare. Andiamo a pigiare su on per la corrente a 230. Finalmente sono finiti i miei problemi quando per strada mi si scarica troppo presto la piccola batteria al litio. Non devo portarmi più indietro batteria, inverter, basterà semplicemente questa leggerissima power bank. Credo che questo sarà il mio ultimo video dal van Dusty. Adesso porterò in giro Stefania e i suoi cani. Ragazzi, un'altra cosa che volevo mostrarvi di questa power bank. Io, come vi dicevo prima, tra un po' non avrò più questo van e quindi nemmeno questi faretti alimentati dal pannello solare. Probabilmente avrò una macchina che camperizzerò alla meglio, o se riesco a prendere un furgone o lo farò successivamente, ma non avrò ancora la possibilità di camperizzarlo come ho fatto con questo. Quindi un'altra cosa che mi torna utilissima. Andiamo a inserirlo in una presa USB. Come prima diamo il power, poi DC, possiamo anche spegnere l'interruttore della corrente alternata, ci serve solo per dare gli input. E adesso aspettate che spengo la luce. Ecco qua, guardate quanta luce, è direzionabile, potete usarlo per leggere in macchina la sera in tenda o semplicemente quando volete mangiare fuori in campeggio col tavolino, in libera, sulla spiaggia. Guardate quanta luce.
Spoiler, ho venduto il van. Questa è la mia nuova macchina, una Station Wagon Skoda Octavia che semi-camperizzerò. Nel prossimo video vi spiegherò esattamente perché ho venduto Dusty. Molti continuano a chiedermi se ho abbandonato l'idea della van life. Non è assolutamente così. Vi spiegherò tutto nel video della settimana prossima. Hasta luego! Only this thing got to get away. Only this thing got to get away. Of fuss and argument, no ash, they stay. Si torna verso casa. Metto in carica la power station perché mi servirà sulla seconda nave, Cadice Forteventura, perché lì non ho la cabina, quindi non ho una presa di corrente mia. Ce ne sono alcune sparse in giro, soltanto che... E che comunque andrebbero divise un po' a turno, no? Un po' per tutti. Mentre l'altra volta me ne sono appropriata per tutto il tragitto perché dovevo suonare, però non si fa. Sono sbarcata a Barcellona e adesso proseguiamo per Cadice. Mi sono fermata a dormire in un autogrill vicino alla comunità montana di Valencia, perché domani voglio andare alla Fuente de los Baños, alle terme. È la prima volta che dormo in macchina da quando ho venduto il van. Adesso potrò usufruire della power station. Questo è uno dei miei libri preferiti. Questo l'ho tirato fuori per sicurezza. A volte fra le 3 e le 5 c'è un po' freddo. Così mi sono piazzata la presa da 12 e nel caso stanotte ho freddo posso subito attaccare questa, anche se in realtà stasera fa veramente caldo, quindi forse più che il riscaldatore avrei bisogno del condizionatore, quello là che va con la presa USB. Poi mi sarà utile soprattutto per caricare il telefono. Dopo voglio leggere un po', rilassarmi. Adesso devo passare una mezz'oretta, devo usare il telefono per editare il video, perché io faccio tutto col telefono, sia le riprese che l'editing. Non ho ancora una camera, adesso ho preso un PC più decente. Stasera alle 22 si arriva a casa. Ci vediamo settimana prossima da Fuerte. Io torno dentro e la prossima settimana, come promesso, vi spiegherò tutto per quanto riguarda Dusty e vi dirò qualcosa in più sulle omologazioni. La questione omologazioni, perché c'è molta confusione. Lo vedo anche quando leggo i commenti su gruppi tipo furgoncini camperizzati di Facebook. Vedo che la gente è molto confusa al riguardo, quindi spiegheremo un pochino anche questa storia delle omologazioni. Ricorda, in descrizione troverai il link personalizzato con il codice per avere il 20% di sconto. Non dimenticare di inserire il mio codice per avere lo sconto. Spero che il prodotto vi sia piaciuto, io lo trovo davvero eccezionale e spero vi sia piaciuto anche il video. In tal caso lasciatemi un like o un commento e iscrivetevi al canale, aiuta molto a tenerlo in vita e non costa niente. Al prossimo video. Fino allora, fatto e misfatto.
Hasta luego!